Spacecast Weekly è una trasmissione televisiva della NASA, del Johnson Space Center di Houston, con storie sul lavoro della NASA nel volo spaziale umano, tra cui la Stazione Spaziale Internazionale e le sue squadre e attività di ricerca scientifica. Mi chiamo Sam e sono della Intech e oggi ti mostrerò lo sviluppo di Orion e il sistema di lancio spaziale. La prossima generazione della navicella spaziale americana è stata costruita per portare gli umani più lontano nello spazio di quanto non abbiamo mai fatto prima. Hi, thanks for watching Intertech. Ignition sequence start. Benvenuti, sono Gary Jordan. Questa settimana per i cosmonauti che si sono avventurati fuori dalla stazione spaziale per una spedizione 59. Il comandante Conan Yanko e l'ingegnere di volo Alexia Di Chino ha condotto la passeggiata spaziale del 2019. Dopo essere uscito dal portello degli attracchi e dalla camera di equilibrio, il duo ha deciso di installare i corrimani sul segmento russo del complesso. Alcuni esperimenti scientifici e condurre lavori di manutenzione ai cosmonauti rendono omaggio ad Alexei Leonov, che fu il primo umano a condurre una passeggiata spaziale il 12 marzo del 1965, durante la missione quando uscì dalla navicella spaziale per 12 minuti. La scienza condotta in condizioni di microgravità si sta preparando a tornare. Gli astronauti questa domenica dovranno caricare lo SpaceX Dragon per il suo ritorno a casa il 3 giugno tra le oltre 4.200 libbre di carico. Il ritorno include esperimenti, modalità di crescita delle proteine cristalli e ricerca di microalghe e studi sul DNA, che si sintonizzano in diretta dal Dragon dalla stazione di partenza sulla NASA TV o sul sito web dell'agenzia. C'è molta scienza da stipare per il ritorno del Dragon, alcuni delle quali riproducono la struttura e la funzione delle origini umane. I trucioli di tessuto sono piccoli dispositivi che contengono cellule umane in una matrice a 3D, che aiuta gli scienziati a studiare come le cellule rispondono allo stress, droghe, cambiamenti genetici e microgravità. Specializzati per osservare aree come la difesa polmonare, malattia muscolo-scheletrica e funzione renale possono essere testati utilizzando strutture sulla Stazione Spaziale Internazionale per vedere cosa succede a questi organi se togli la gravità dell'equazione. I frammenti di tessuto torneranno sulla Terra in modo che gli scienziati possano continuare a studiare queste funzioni e vedere se c'è un effetto, se le modifiche sono invertite da ciò che hanno visto in microgravità. We'll see you next week. Una delle nostre più grandi sfide in una missione su Marte è proteggere l'equipaggio dalle radiazioni. Non puoi vederle né puoi sentirle. Non sai che sei stato bombardato dalle radiazioni. Ma abbiamo dosimetri operativi e dosimetri personali dell'equipaggio che possiamo misurare. Le radiazioni nello spazio provengono da 3 fonti principali. La prima, le particelle di radiazione intrappolate intorno alla Terra, sono chiamate le fasce di radiazioni di Van Allen. La seconda fonte di radiazione proviene dal Sole. Durante i periodi di attività solare avviene il flusso elevato di radiazioni. I protoni in particolare possono raggiungere la Terra. La terza fonte di radiazione nello spazio è chiamata radiazione cosmica galattica e quello è il più preoccupante per una missione su Marte. I raggi cosmici galattici provengono da stelle che esplodono che si chiamano supernova. Quindi penso che uno dei malintesi più comuni sulla radiazione spaziale sia quanto sia diverso dal tipo di radiazione che abbiamo qui sulla Terra. Quando vai a fare ad esempio l'ecografia ti mettono una specie di coperta di piombo sul petto per proteggerti, però nello spazio in realtà è molto diverso. Non vogliamo materiali pesanti perché peggiorano l'esposizione, vogliamo cose come l'idrogeno, l'acqua e il polietilene. La ragione principale per questo nello spazio è che abbiamo radiazioni di particelle invece che elettromagnetiche. L'irradiazione di particelle è praticamente tutto sulla tavola periodica, l'idrodicio fino alla nicole e all'uranio, ma muovendosi alla velocità
velocità della luce. Quindi, riflettendo sulle differenze tra le radiazioni terrestri nella radiazione spaziale, abbiamo una lunga storia e una discreta quantità di dati sulle conseguenze biologiche dell'esposizione ad una radiazione terrestre in cui mancano i dati. Abbiamo una grande quantità di incertezza nel biologico della radiazione spaziale, quindi dobbiamo cercare di capire meglio quell'esposizione e le conseguenze biologiche che le seguono. Cos'è la radiazione spaziale? Particelle intrappolate nel campo magnetico terrestre, eventi di particelle solari e raggi cosmici galattici. Vuoi andare su Marte? In che modo la Stazione Spaziale Internazionale della NASA ci aiuta ad estendere la presenza umana nello spazio in futuro? Quando gli astronauti atterreranno su Marte sarà grazie ad alcune lezioni importanti che abbiamo appreso sulla Stazione Spaziale Internazionale. La stazione è il luogo in cui attualmente viviamo e lavoriamo nello spazio. Ecco cosa abbiamo imparato finora. Innanzitutto ci prendiamo cura dei nostri astronauti. L'assenza di gravità prolungata può portare a perdita di muscoli e ossa, cambiamenti visivi, leggi sull'equilibrio e sulla coordinazione. Ma grazie alla stazione spaziale sono state sviluppate contromisure per mantenere gli astronauti sani per missioni di lunga durata. Poi c'è l'equipaggiamento, la navicella spaziale, la comunicazione, il riciclaggio dell'acqua, la produzione di aria e di energia che vengono tutti testati sulla Stazione Spaziale Internazionale. Ciò che apprendiamo nell'operare e nel mantenere i nostri attrezzi nella durezza dello spazio aprirà la strada a future missioni nel nostro sistema solare ed è così che la Stazione Spaziale ci ha aiutato ad estendere la presenza umana nello spazio profondo. Lo sapevi che stiamo viaggiando a 5 miglia al secondo? Stiamo andando in giro per la Terra così velocemente che siamo orbitati ogni 90 minuti. Cioè significa che nella stazione spaziale vediamo 16 albe e tramonti ogni giorno. Tutti sono magici da guardare, ma il più bello è la vista. Dipendiamo dalla luce del sole per alimentare la nostra stazione spaziale e utilizziamo massicci raggi solari per assorbirla. Sono così grandi che quando la luce del sole luccica spesso è possibile vederci dalla Terra. Cioè significa che puoi guardare in cielo all'alba o al tramonto e vedere la nostra astronave. Quindi prenditi qualche minuto per uscire, individui la stazione, salutaci e ricorda che rappresentiamo le persone di tutto il mondo impegnate a lavorare insieme per migliorare la vita di tutti sulla Terra. For everyone on Earth. La Stazione Spaziale Internazionale è come un campo da calcio misurato ad un laboratorio che pesa milioni di chili volando intorno al pianeta Terra a 17.000 miglia all'ora. E la nostra casa è l'orbita terrestre per esplorare i confini del nostro sistema solare. Un posto dove imparare ciò che serve per vivere, lavorare, prosperare nello spazio. Grazie alle agenzie spaziali, che rappresentano più di una dozzina di paesi in tutto il mondo, il primo pezzo volò nello spazio nel 1998, che iniziò un decennio di costruzione che trasportava la stazione in orbita pezzo per pezzo, sulla navetta spaziale della NASA in missili russi. Nel 2000 abbiamo iniziato una strada ininterrotta di umani che vivono e lavorano nello spazio. Costruire sull'eredità di avamposti passati come Skylab in prossimità della Stazione Spaziale Internazionale è diventato il campo di addestramento per le discipline umanistiche. Imparare a vivere nello spazio per periodi di tempo estremi, costruendo e perfezionando le tecnologie necessarie per viaggiare verso i nostri vicini nel sistema solare. Ci ha dato un posto proprio sulla soglia di casa per preparare il prossimo salto da gigante verso l'ignoto grazie alla stazione. Una nuova era e lo spazio esterno si stanno dispiegando. Quello che una volta era il dominio di sole nazioni e governi, ora è popolato da una crescente flotta spaziale dell'industria americana. Veicoli spaziali privati per trasportare membri del carico e dell'equipaggio. Nuovi habitat e tecnologie per future missioni spaziali e una porta aperta per aziende, istituti di ricerca e anche studenti in tutto il mondo. Fare ricerca nello spazio che non hanno mai
mai avuto prima l'opportunità. Ci sono stati migliaia di esperimenti, centinaia di passeggiate nello spazio interminabili, ore di sfide e successi, tutte eseguite da esseri umani provenienti da paesi di tutto il mondo. La Stazione Spaziale Internazionale è ciò che possiamo ottenere come pianeta quando ci riuniamo per fare le cose difficili e il lavoro non rallenta perché siamo pronti per il prossimo salto da gigante. Siamo pronti ad andare più lontano perché ciò che facciamo e apprendiamo lungo il cammino ha un beneficio di tutta l'umanità. Is for the benefit of all of humankind. Bene, per oggi è tutto, grazie di aver guardato il video. Se ti è piaciuto lascia un commento, condividilo magari con i tuoi amici se lo hai trovato interessante, ricorda di schiacciare sul campanellino in modo che sei sempre aggiornato alle nuove uscite e a presto con un altro fantastico video.